Buongiorno, buongiorno, Radio Macedo Trip. Oggi vi spiego cosa sono le pit bike, le origini, quale comprare, le varie differenze tra le motorizzazioni e le grandezze delle ruote e come partecipare al campionato. E oggi vi porto a scuola di pit bike. Andiamo con la sigla! Buongiorno ragazzi, facciamo questo video e vi porto un po' a scuola di pit bike perché molti di voi mi hanno chiesto su YouTube come iscriversi a un campionato, come faccio a comprare una pit bike, cosa sono le pit bike e qui là via dicendo. Ho visto molta confusione e quindi volevo fare un po' di chiarezza sul tutto. Partiamo dalle origini delle pit bike, cioè partiamo proprio dalla storia, dalla preistoria delle pit bike. Il primo boom delle pit bike è avvenuto all'inizio degli anni 2000, quando, manco farlo apposta, negli States si è creata questa mania delle pit bike e usavano queste motine da bambino, in particolare erano degli Honda CRF 50 di cilindrata, che erano moto così composte, magari le potete vedere anche qua dietro di me che compaiono a destra e a sinistra, fanno salti, fanno cose. Caratteristica principale di tutte le pit bike fin da allora era un telaio a culla aperta, quindi non aveva la classica culla chiusa davanti dei telai di motocross più classici, ma aveva una culla aperta. Il forcellone posteriore non era un tradizionale forcellone col mono appoggiato sopra, ma era un cantilever. Il cantilever era per eccellenza il forcellone delle pit bike e in special modo in quegli anni lì del CRF 50. Il cantilever lo potete vedere qua dietro di me. Qual è la caratteristica di un cantilever rispetto a un forcellone tradizionale? È la lavorazione del mono. Il mono non lavora in modo verticale ma lavora in modo orizzontale, così con le due dita così sembra un'altra cosa, però quindi fa così ma non fa così e questo porta a una rigidità superiore di tutto il telaio e delle botte sulla schiena a livelli inverosimili. Le ruote che si usavano su questi CRF 50 erano delle ruote da 10 pollici. Tutte le pit bike si differenziano principalmente per motore e ruote. Quello che rimane uguale da una pit bike all'altra sono il motore orizzontale e il telaio a culla aperta. Per il resto è tutto variabile. Altra caratteristica del motore del CRF 50 erano le 3 marce con... Aspetta che mi suona il telefono. Pronto? BBR? Sentiamo dopo. Ciao Bibi. Quindi i motori erano motori CRF 50, 3 marce e la caratteristica, come vi dicevo già prima, del motore è il cilindro orizzontale. Passiamo alla cosa fondamentale, la frizione. La frizione, e state bene attenti perché questo è un argomento che a me, se usate delle pit bike con la frizione normale, vi vengo a prendere a casa. Frizione semiautomatica. La frizione semiautomatica, per farvi capire, senza entrare nel tecnico, si mettono le marce senza la classica leva della frizione. Quindi facciamo un esempio: per partire inserisci la marcia, che di solito sono tutte verso l'alto, quindi prima, seconda, terza e a volte anche quarta, e folle tutta verso il basso, e poi dopo che hai inserito le marce acceleri. Semplice, no? Cioè ci arriva anche un bambino, e infatti sono moto per bambini. L'unico difetto appunto della frizione semiautomatica sono le partenze. Le partenze se parti con altre moto di altre categorie che hanno una frizione tradizionale. Non puoi essere al cancelletto di partenza, tenere tutto accelerato e poi mettere la marcia, se no ti fai un backflip sul posto che neanche Travis Pastrana ai tempi faceva. Questa è l'unica pecca della frizione semiautomatica, anche il fatto di non poter sfrizionare fuori dalle curve per tagliare un po' di più la curva. Infatti tutte le curve col semiautomatico si fanno di percorrenza. Il bello del semiautomatico è che hai una velocità di percorrenza di curve molto superiore alle altre pit bike. Ci sono dei trucchetti però per partire, ce ne sono almeno 3. Il primo trucchetto, il più classico di tutti, è partire un po' dietro la linea rispetto agli altri del cancelletto, così che da poter mettere la prima e partire quei 2-1 secondi prima degli altri, in modo tale che tu arrivi davanti al cancelletto, il cancelletto è già abbassato e tu sei già in movimento, così non parti da fermo, proprio da fermo. Il secondo trucchetto è il freno posteriore che
Tieni leggermente accelerato. Una volta che inserisci la prima e che parti devi stare molto attento e dosare un poco il freno posteriore, l'impennata, che è inevitabile. Ehi BBR, ho letto bene le partenze? Sì, ok, va bene. Dai, vado avanti col terzo trucco che li vedo interessati. Ultimo trucco. Non c'è trucco, parti per ultimo e recuperi tutto fino alla prima posizione. Allora, queste sono le caratteristiche principali delle prime pit bike, quindi appunto per ricapitolare, telaio a culla aperta, forcellone cantilever, motore CRF 53 marce e frizione semiautomatica. Sono gli anni di 50 Nuts, questo diciamo questi video, 50 Nuts 1, 2 e 3, se non li avete visti, sono questi qua dietro che stanno girando dietro di me, ma andateveli a vedere assolutamente perché è la base per conoscere veramente cosa sono le pit bike. 50 Nuts essenzialmente sono dei video in cui ci sono anche personaggi famosi come McGrant, come Twitch, come altra gente che usa queste pit bike e le usa nei modi più disparati, e quello che voleva trasparire da questi video era la facilità di utilizzo di questi mezzi e soprattutto il divertimento che secondo me si è un po' perso negli anni, il divertimento alla base di tutto, ovvero mega party con pit bike all'interno delle case, ubriachezza molesta, sigarette simpatiche ovunque, e gente che si scasciava con le pit bike, le prime stupid race, le gare in maschera, le gare di bevuta, girano su se stessi, poi si parte con la pit e fai un giro e ritorni lì un'altra bevuta. Questo è lo spirito pit bike, è nata così e secondo me così doveva continuare. Non entro troppo nel dettaglio della storia della nascita delle pit bike in Italia. Magari se volete approfondire questo argomento, un po' le origini e tutto in Italia, si potrebbe fare un altro video a parte con magari delle interviste ai fondatori del movimento pit bike in Italia. Mi viene in mente uno su tutti, che è Dario Lamura, che ha inventato il primo campionato pit bike in Italia. Scrivetemi nei commenti se volete un altro video su questo argomento. Arriviamo ad oggi e parliamo del campionato attuale e delle sue categorie, così da farvi capire come funziona il campionato. Il Crazy Cross Cup, che potete trovare qua sul sito, dove ci sono tutte le informazioni che volete, prevede essenzialmente 3 categorie di pit bike: 110 semiautomatica, 140 fan e open. Partiamo dalla semiautomatica. 110 semiautomatica, motore massimo 110 di cilindrata, con frizione semiautomatica, che adesso sapete come funziona. Ruote, grandezza massima 14 pollici all'anteriore e 12 al posteriore. Per intenderci, il secondo boom delle pit bike è avvenuto in America, naturalmente, proprio nel 2020, con questa tipologia di pit bike, 110 semiautomatica. Se non sapete di cosa sto parlando, andatevi a vedere su YouTube video di Battery Films o di Twitch Stenberg. Le moto principali della categoria 110 semiautomatica sono essenzialmente Honda CRF 110 semi-auto, Kawasaki KLX 110 semi-auto e la più rara Yamaha TTR 110 semi-auto. Tengo molto a questa categoria e soprattutto ci abbiamo creduto l'anno scorso col campionato e siamo riusciti quest'anno ad avere la categoria a sé. È la categoria più divertente, le moto non vanno un cazzo, il livello è tutto uguale e ci si battaglia dal primo all'ultimo giro, il sorriso sotto il casco è fisso. Queste sono le vere pit bike. Parola di professor Travis, va bene? Passiamo alla seconda categoria, 140 fan, motore massimo 140 di cilindrata, frizione tradizionale, ruote massimo 14 pollici anteriore, 12 pollici posteriore, ma puoi benissimo correre anche con una 12 pollici anteriore e 10 pollici posteriore. Diciamo che è la categoria più varia questa, meno purista della 110, e nonostante io sia uno dei più assidui sostenitori della categoria 110 semiautomatica, devo dirvi che la 140 è quella che potrebbe far avvicinare più neofiti al mondo delle pit bike. La caratteristica principale di questa categoria è che per correre con questa categoria si spende veramente poco. Quello che vi posso consigliare tra tutti
tutti i cinesi, tra tutti i cinesi che vedete qua dietro di me, vi consiglio YCF. YCF non perché mi paga, perché qua non mi paga un bel cazzo di nessuno, ma perché ha un'assistenza molto buona, e quindi se dovete comprare una moto nuova 140 prendetevi un YCF. Questa è una cosa che se poi ci ripenso dico ma che cazzo sto dicendo. Se devo essere obiettivo per avvicinarci al mondo del pit bike, questa è la soluzione più veloce, meno costosa e con più assistenza. Poi potete trovarvi una Bucci che se trovate usate di qualche anno fa potete anche cavarvela con 1000-1500. Nuove costano parecchio. Oppure fare come in Africa che si scambiano la moglie per un cammello. Cammello, non so, questa è una battuta che capiranno in pochi, però era bella da dire. Vabbè, potete scambiare vostra sorella con un cammello. Quale cazzo? Vostra mamma? Vostra nonna? Potete scambiarla con un cammello. Potete scambiare qualsiasi cosa con un cammello, avete capito? Basta che vi comprate un cammello 140. Ultima categoria, la categoria Open. Motore fino a cilindrata, fino a quello che volete. Io penso che siano arrivati fino a 190, ma forse ho sentito di motori anche più grossi di 190, ma non sono del giro, di questo giro qua. Frizione tradizionale, ruote massime 14 anteriore, 12 posteriore. La categoria Open è la categoria regina del campionato, è la categoria dove corrono i piloti più forti, e cerco di essere abbastanza imparziale su questa categoria per non offendere nessuno. Per entrare nel campionato io non esordirei con un 190, anche perché sono moto veramente potenti rispetto alle altre, e se sei un neofita non è molto consigliato. Poi puoi fare quello che vuoi, naturalmente, non è che sono Dio sceso in terra che vi dà lezioni di pit bike. Nota polemica e un po' nostalgica. Da quando sono aumentate le cilindrate, da quando si sono ingrandite le moto, i costi sono palesemente lievitati, sia di acquisto che di gestione della pit bike che di manutenzione. L'ultima categoria che però mi sento di non mettere all'interno del mondo delle pit bike, ovvero la Biggie. La Biggie sono queste pit bike, sono queste moto che sono entrate a far parte di questo mondo da pochi anni, e sono essenzialmente né carne né pesce, quindi né moto da cross né pit bike, sono la via di mezzo, perché hanno delle ruote da 16 anteriore, 16 pollici anteriore, 14 pollici posteriore, motori non saprei dirvi, dal 140 in su. Molte ditte cinesi negli ultimi anni le hanno costruite, con conseguenza che alcune vanno, alcune non vanno, si spezzano, non si spezzano. Molti le hanno comprate perché dicono ok, io non sono un crossista, non so minimamente cosa sia una pit bike, ho visto queste cose qua su internet, mi piacciono, le compro e vado a fare le gare. Qua la scelta è vostra, io di certo non posso dirvi se comprare una Biggie o non comprare una Biggie. Vorrei sorvolare sul fatto di dire che le Biggie sono pit bike o non sono pit bike, per non offendere nessuno, ok? Perché qualcuno ce l'ha, qualcuno gli piace, qualcuno è gasatissimo per queste cose qua. Io vi dico solo che esistono e che sono il male. Come partecipare al campionato è molto semplice, serve una tessera ICS annuale che costa 80 euro e l'iscrizione a un motoclub. Tutto questo si può fare tramite gli organizzatori del campionato in maniera veramente facilissima. Tu gli dai cash e tempo una settimana, alla prima gara ti presenti in pista, loro ti danno il tesseramento e sei a posto per tutto l'anno. Naturalmente il costo di ogni singola gara costa 50 euro e prevede 10 minuti di prove libere, 10 minuti di qualifiche, gara 1 e gara 2. Gara 1 e gara 2 durano 10 minuti più 2 giri. Così è strutturata la giornata di gara. Le piste sono più o meno, lasciamogliela passare, a portata di pit bike tutte. Sono essenzialmente delle piste di motocross dove il crossista medio non va a girare perché sono troppo piccole, in cui al massimo mette la seconda, la terza, e quindi sono un po' più a portata di pit bike. I salti non sono pericolosi perché sono tutti panettoni pieni, non avete dei doppi. Se volete fare il salto lo fate, se non volete fare il salto non lo fate, non succede niente. Ah, ma io non so fare i salti, io non so guidare la pit bike, come faccio? Non so se venire o non venire. Consiglio da pirla, vieni a una gara a vedere,
cosa succede all'interno di una giornata di gare. Vieni a parlare con me, vieni a parlare con gli organizzatori, ti fermi a chiacchierare un po' con tutti, capisci un po' com'è l'ambiente all'interno. Dopodiché sicuramente la gara dopo sarai presente dietro al cancelletto. Si può venire anche la sera prima alle gare, ed è la parte forse più divertente, dove si fa festa con i vespisti, perché noi corriamo insieme alle vespe. Puoi venire col camper, puoi venire con la tenda, puoi venire senza niente, dormire per terra nell'erba. Per ultimo, ma non per importanza, la domanda che ci riporta all'inizio: che pit bike devo comprare? Quello che mi sento di consigliare a un neofita è, per uno, spendere poco e due, divertirsi, è o trovi un 110 da qualche parte usato, ma sono un po' introvabili, devo dire la verità, oppure ti prendi un usato cinese 125, che il motore non è né troppo fiacco né troppo potente, oppure ti prendi appunto un YCF nuova di pacca che vai a spendere 1100, credo, non so benissimo i prezzi degli YCF. Giuro che YCF non mi paga, anche perché io non salirò mai su un YCF e mai mi pagherà dopo questo. E quindi niente, quello che vi voglio dire è che le pit bike sono una figata, venite alle gare, venite a girare con noi, è tutto molto bello. Se avete altre domande, altri dubbi, scrivetemi qua sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, così almeno saliamo un po'. A me fa tanto, a voi non cambia nulla. Mettere un like, mettere un'iscrizione non vi cambia nulla, ma a me fa veramente tanto. Niente ragazzi, io direi che ci vediamo col prossimo video. Spero di aver chiarito tutti i vostri dubbi. Se ne avete altri, come al solito, scrivetemi. E Radio Macello Trip, come al solito, solo gas. Ga 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 ga.